Bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi, come immagino avrete capito, ho per le mani un kit per chitarra di Guitar Fabric. È un sito che esiste dal 2014, fondato da due persone a Lione, in Francia, due appassionati, e si distingue per la qualità dei suoi kit, soprattutto per i legni, veramente di prima scelta, e la costruzione degli stessi, dei manici e dei corpi. Offrono moltissime varietà di kit, io stesso ne ho avuti un paio che ho preso 2 anni fa e ovviamente io l'ho già aperta la scatola, per cui ho già dato un'occhiata e ho visto che in 2 anni la qualità è cresciuta molto. Ho chiesto alla bottega chitarre, perché se voi andate sulla home page e cliccate sulla bandiera italiana vi viene fuori il sito in italiano e si chiama Bottega Chitarra. Ecco, ho chiesto loro se erano d'accordo che io facessi una recensione di un loro prodotto. Ho detto: se volete me lo mandate, se no me lo pago, e loro gentilmente mi hanno risposto di sì e mi hanno mandato un kit a mia scelta. Avevo chiesto un kit stile PRS, ma in quei giorni era esaurito. Mi hanno chiesto di sceglierne un altro, allora ho scelto un kit che io di una chitarra che io non ho mai suonato e che ero curioso di suonare. È un kit, adesso lo vediamo, non voglio fare la suspense, che è già verniciato con il primer, è pronto per la verniciatura, per cui si risparmia il tempo della carteggiatura e di tutto il resto. Allora andiamo a vederlo. Ecco, questo è il body già con il primer. Vedete, Explorer, non ho mai avuto una Explorer, figuriamoci una Gibson Explorer, ma nemmeno una imitazione. E ero molto curioso, perché appunto, conoscendo la qualità dei legni, volevo provare una chitarra che non ho mai suonato. Questo è un bellissimo pezzo di Mogano. Provo a avvicinarlo, non so se riuscite a vederlo bene. Comunque ci farò magari delle foto. E ecco, perfetto, mi sembra, non vedo alcun difetto nemmeno nella verniciatura, nel primer. È già carteggiato, è molto molto liscio, per cui non c'è bisogno di altro lavoro. Andiamo a vedere il manico, che vi posso già anticipare, è veramente veramente un manico fantastico. Eccolo qua, il manico della Explorer. Eccolo qua, un manico favoloso veramente. Anche qui il lacero sembra quasi sia un acero tostato. Mi sembra veramente di prima qualità, assolutamente. È verniciato. Se a me, io amo particolarmente i manici satinati, ma mi hanno già detto che basta dargli una leggera carteggiata e renderlo satinato. I tasti veramente mi hanno stupito, sono posati perfettamente, non c'è un angolo, non c'è uno spigolo, niente. Il capotasto è in osso, sono valori aggiunti non da poco, e la tastiera è in palissandro. Capite, un kit il cui costo non supera i 300 euro ha già le caratteristiche come legni di chitarre ben più alte di prezzo. Ecco, metto qui il manico e vi faccio vedere anche l'elettronica. Ecco, comunque mi hanno mandato anche un nastro per coprire eventuali binding o coprire le cose durante la verniciatura, gentilissimi. Anche un pezzo di legno. Queste sono comunque cose che potete richiedere anche voi, non è che l'hanno fatto per me. Un pezzo di legno per fare le prove del colore.
il battipenna che a me, io sinceramente non amo i battipenna, però vabbè, cercherò di dargli lo stesso colore del corpo, e tutte le varie cose, le meccaniche, i pick up. Questi sono i potenziometri. I potenziometri non sono un granché, sono dei mini potenziometri, faranno sicuramente il loro lavoro, ma eventualmente cambiare 3 potenziometri e anche un limite lo switch, che anche se mi sembra discreto, con una spesa massima di 25 euro si ha veramente una buona sostituzione. Il bello, ecco, i pick up sono humbucker ovviamente. Il bello anche di questi kit è che non necessitano saldature, hanno degli attacchi incastro, si incastrano con i potenziometri e il gioco è fatto, e praticamente chiunque lo può fare. La cosa difficile di questo kit, l'unica cosa che richiede senz'altro un po' di abilità, è quella che il manico dovrebbe essere incollato. Vedete? Ecco, è perfettamente, ci sta molto bene, perfettamente, non ci sono, ecco, resta su da solo, non ci sono angoli vuoti, non ci sono spazi vuoti, la chitarra si prospetta veramente un chitarrone. Ecco, per cui seguite le varie fasi. Altra cosa, le meccaniche, ecco, le cose, diciamo, i punti forse deboli di questi kit sono appunto questi accessori, come le meccaniche, che sono oneste, cioè fanno il loro lavoro. Poi le metteremo alla prova sicuramente. Ecco, per cui questi kit assolutamente hanno fatto un balzo avanti come qualità, e ne sono veramente stupito. Guitar Fabric o Bottega Chitarre stanno veramente lavorando bene. Riesco quasi a vedere sulle venature che questo è un corpo in 3, no, in 2 pezzi sembrerebbe. Comunque vabbè, non è importante. Ecco, il mogano è eccezionale, l'acero è eccezionale, il palissandro è eccezionale, tappotasto in osso forse bisognerà un po' sagomarlo, però ho un amico liutaio moientale che fa delle chitarre paurose e che ha detto che me ne presterà qualcuna da recensire. Restate in linea, che gli chiederò di farmi questo lavoro, di incollarmi il manico e di regolarmi il truss rod e la election della chitarra, e sono sicuro che farà un super lavoro. Ecco, che dire, io pensavo di dare un colore a bombola con questo primer già, perché anche se a me piace dare i colori ad acqua, come in questo caso, qui devo andare a bombola perché appunto il primer serve per quello. E non lo so, avevo delle idee, tipo fare un sunburst nero e rosso, oppure nero e blu, ma io non essendo interista, anzi, meglio lasciamo perdere. Ho già una chitarra nera con un po' di blu. Oppure fare una cosa come la Fender che avevo fatto qualche mese fa, un bel rosso scuro come sunburst, e dopo arancio e giallo, una sfumatura, insomma un qualcosa di buono, e dietro rossa. Vediamo, insomma, in questi giorni ci penserò. Pensavo di dividere questa cosa in 2 o 3 video. Nel prossimo chiaramente verniciatura e assemblaggio, e verniciatura come colore. Nel terzo, se ci sarà, se non farò tutto in uno, in 2 voglio dire, la verniciatura finale, trasparente ovviamente, e la prova del suono, perché quella alla fine queste chitarre molto belle devono anche suonare bene, mi sembra giusto. Per cui restate sintonizzati, forse, anzi probabilmente non saranno 2 o 3 video consecutivi, perché questa cosa richiede tempo
il tempo qui sta rinfrescando molto, per cui con la bomboletta almeno ci vogliono 18, 15-18 gradi, per cui è una cosa che dovrò fare nelle ore centrali della giornata prima che venga freddo, e per cui ci vorrà un po' di tempo, ma appena possibile mi metto sotto. Già questa settimana qualcosa farò e andiamo avanti e vediamo cosa salta fuori. La chitarra per me è favolosa. Restate con me e iscrivetevi al mio canale se vi interessano queste cose, ma anche altre cose come prove, discussioni e via dicendo. Ci vediamo presto e buona chitarra e buona vita. Ciao!